e benvenuti sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, oggi parliamo di un argomento molto controverso. Quindi prima che io cominci a parlare e che perda potenzialmente degli iscritti, per favore mettete mi piace e iscrivetevi e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. A parte gli scherzi, è un argomento a cui tengo molto, quindi fatemi davvero sapere cosa ne pensate, in positivo o in negativo. Allora, questo è un argomento di cui è da tanto che voglio parlare, ma col fatto che appunto è molto controverso e ho puramente paura di perdere iscritti, non c'è, quella è la mia unica paura. Ho la paura di essere frainteso e quindi di perdere iscritti. Non ho mai saputo se parlarne, anche se avevo così tanta voglia di farlo che prima o poi ci sarei arrivato, e lo sto facendo adesso perché ho avuto una conversazione con uno di voi dove questa cosa della diversità è venuta fuori e quindi ho detto bene, vabbè, dico quello che penso e poi speriamo per il meglio. È una cosa di cui parlo molto con i miei amici qui. E il video da cui ho avuto questa conversazione è quello sul linguaggio inclusivo, che vi lascio qui perché io sono contro il linguaggio inclusivo. Prima che mi attacchiate, ricordatevi che sono gay e sono una drag queen, quindi le ho tutte. Quindi sono di sicuro uno dei diversi, sono uno dei molto diversi, quindi non è perché sono contro la diversità, assolutamente, ma penso che ci siano vari modi di combattere e ci siano dei modi, ci sono cose per cui vale la pena combattere e cose per cui non vale la pena combattere, perché come dico nel titolo, parlare sempre e troppo di diversità secondo me crea divisione e ne sono convintissimo. E da dove è nata l'idea di fare questo video inizialmente? Allora, come alcuni di voi sapranno, adesso sto studiando coding e sto facendo delle domande per si chiamano apprenticeships, che non penso che si traduca con apprendistato, perché praticamente io non conosco le differenze tra apprendistato e tirocinio in italiano, ma un apprenticeship qui praticamente è, cioè, finite le superiori c'è chi va all'università, ma c'è anche chi non vuole andare all'università ma viene assunto da una compagnia per imparare un lavoro sul lavoro, ma vieni pagato meno di un impiegato ovviamente, però vieni pagato uno stipendioso ma sostanzioso. Quindi vabbè, sì, è nato principalmente per quelli usciti dalle superiori che non vogliono andare all'università, quindi 18 anni, ma si può anche fare domanda anche più avanti con gli anni. Non so se poi mai ti prenderanno, però insomma è possibile. Quindi io adesso che sto imparando coding da solo, a me farebbe molto comodo essere assunto da una compagnia che non solo ma oltre al fatto che mi paga e quindi risolverà i miei problemi economici, ma che mi insegna coding sul lavoro, quindi mi verrebbe, cioè imparerei appunto sul lavoro
sono al pari di uno di 18 anni. E perché non credo alla validità di questa cosa? Magari sì, le mie risposte non sono quelle che tu vorresti da capo, ma non vuol dire che una volta che mi viene detto cosa, cioè, ad esempio, io che sono un insegnante, ho imparato che se una cosa non la sai è meglio stare zitto. Quindi quando tu mi metti davanti al problema del fatto che il mio capo mi dice che oggi che domani non solo devo imparare un nuovo argomento, ma devo fare una presentazione per insegnarlo ad altre persone, io ti dico, la mia reazione iniziale da insegnante è che probabilmente non è il caso che lo faccia io, ma non perché non voglio lavorare, cioè non voglio impegnarmi, ma perché io ho rispetto per il concetto di insegnare e mi dispiace per per i miei colleghi che mi ascolteranno, perché probabilmente non riesco a dargli il massimo, non riesco a insegnargli la materia come si dovrebbe. Quindi io eviterei di farlo per proteggere loro, non per proteggere me. Parlando poi mi sono lamentato tantissimo di queste cose con i miei amici che hanno dei lavori normali e loro i miei amici mi dicono no, tu non devi dire così, devi dire assolutamente che lo fai e sei contento perché il capo vuole vedere che tu hai iniziativa. Allora, per me è sbagliato squalificare una persona in base a una risposta come questa, a una risposta ad un problema come questo, perché il fatto che io penso che sarebbe meglio che lo faccia qualcun altro non vuol dire che se il mio capo mi dice no, lo fai tu, io dico di no. Cioè, se il mio capo mi dice Sam, voglio che lo faccia tu, anche perché penso che in realtà tu riusciresti a farlo molto bene, il mio rispondere che preferirei che lo facesse qualcun altro non vuol dire che non lo farei. Ed è vero che magari uno come capo vuole vedere che tu ti animo, hai l'iniziativa, ma ripeto, non, non lo trovo un metro di misura giusto, anche perché tu non puoi argomentare le tue risposte, non puoi scrivere direi di no per tutelare i miei colleghi, no, tu devi solo dare le risposte. E appunto io col fatto che non ho mai lavorato con un lavoro normale, adesso che i miei amici che invece hanno un lavoro normale mi hanno detto, loro vogliono solo sapere che tu sei pronto a farlo, adesso dico sempre sì, lo faccio con un bel sorriso, ma ripeto, non penso che dovrei essere squalificato semplicemente perché non so come funziona il mondo del lavoro. E ripeto, la mia è solo una preferenza, non vuol dire che mi tirerei indietro, non vuol dire che mi licenzierei se il mio capo mi dicesse no, lo fai tu. Quindi no, non concordo per niente. E poi ci sono altre parti di questo esame, alcuni insomma, altre parti che inutili. E adesso parliamo della diversità di quello che ha fatto scaturire tutta questa mia rabbia e tutto questo video. Tra i vari esercizi ce n'è uno in cui ti danno tipo 28 frasi riguardo il lavoro, cioè voglio lavorare, cioè, voglio lavorare in un ambiente molto veloce, insomma, dove le cose cambiano velocemente, e hai 4 colonne, uno dove devi dire che questa cosa per te è quasi irrilevante, poco importante, molto importante, estremamente importante. Il problema qual è? Che ognuna di queste colonne deve avere almeno 4 cose, quindi devi per forza mettere 4 nelle irrilevanti e almeno 4 nelle super importanti. Ovviamente sono tutte trabocche, cioè secondo me da insegnante di inglese sono anche, cioè vedo che proprio sono fatte strutturate male queste domande. E c'è stata una domanda che proprio mi ha fatto arrabbiare, cioè mi ha fatto, oh, non ci potevo credere. La domanda è: voglio lavorare in un posto di lavoro che abbraccia le diversità.
cioè, dietro al computer. A me non me ne frega niente se tu sei un uomo, una donna, bianco, nero, di qualsiasi religione, di qualsiasi colore, di qualsiasi sesso, non mi interessa, stai dietro al computer, lavora. E capisco che non viviamo, cioè che non tutti sono aperti mentalmente come me, ma io devo dire, da gay e da drag queen, cioè per me questa domanda è inutile, inutile, non solo inutile, ma controproducente, perché io per forza devo mettere questa nelle più importanti, ma vuol dire che qualcosa che è davvero importante deve perdere importanza, perché devo riempire tutte queste colonne. Cioè, è vero che sì, appunto non tutti siamo così aperti di mente, ma anche se io fossi un uomo etero che pensa che le donne debbano stare a casa a cucinare, che i gay debbano essere tutti bruciati al rogo, ma secondo te io te lo vengo a dire? Cioè, cioè se sono così chiuso mentalmente, ma con un minimo di desiderio di ottenere un lavoro, non te lo vengo a dire. Quindi farmi questa domanda è inutile, perché se la fai per beccare proprio quelli retrogradi, magari ne becchi proprio due che sono non solo chiusi mentalmente, ma proprio anche stupidi, che non capiscono neanche le esigenze del test. Ma non ci posso credere. Oltretutto, appunto, ripeto, col tipo di lavoro che questo sarebbe, cioè se fosse un lavoro dove c'è proprio più contatto anche fisico, magari posso anche provare a capirne l'utilità di questa domanda, ma siamo dietro a un computer a scrivere. Cioè io sono rimasto cioè, ho avuto una come si dice, rage, un'ira indescrivibile, indescrivibile. E questo mi ha portato appunto, cioè, che sia ben chiaro, la mia rabbia è una rabbia, diciamo, positiva, nel senso che per me queste sono cose, sono non problemi. Allora io capisco che veniamo, cioè io vengo da un contesto privilegiato, nel senso che soprattutto in Inghilterra, soprattutto a Londra, è un posto dove qualsiasi tipo di diversità è accettata. Io non ho mai lavorato per una compagnia e quindi non so esattamente in una compagnia quanto la diversità venga accettata. So che c'è ancora bisogno di tanto lavoro da fare in alcune compagnie per sensibilizzare alcune persone su certe cose, lo capisco. Capisco benissimo che ci sono ancora tante lotte da fare per l'uguaglianza, capisco benissimo che appunto qui magari Londra la vedo anche poco, capisco che ci sono posti in cui essere gay è illegale, quindi va benissimo, no, non va bene, però insomma capisco che c'è del lavoro da fare assolutamente, e non sto, cioè, e capisco anche che appunto col fatto che mi va fatta così bene, diciamo, probabilmente cioè, ignoro la gravità
nero o appunto riguardo al razzismo, lui non risponde, oppure lui dice il fatto che tu mi fai questa domanda è questo il problema, è il fatto che continuiamo a parlare del fatto che sono nero, continuare. E io concordo tantissimo e mi fa piacere che venga da uno di colore che vede questa cosa contro il razzismo, cioè il fatto, allora ovviamente lo vediamo tutti che è di colore, cioè non c'ho bisogno di una domanda sul razzismo per farmi capire che Morgan Freeman non è esattamente, di sicuro non è mio fratello. Non ho bisogno di una domanda, non ho bisogno di un luminare, di un filosofo che mi aiuti a capire questa cosa, lo vedo con i miei occhi. Ma il fatto che appunto continuiamo a parlarne, continuiamo a menzionare il razzismo, continuiamo a fare a creare degli articoli di giornale su queste cose, questo crea razzismo. Ripeto, per la stessa cosa dei gay, capisco che ci sono, cioè il problema del razzismo esiste ancora, non sto dicendo che ce lo stiamo inventando, ma il modo in cui social media di sicuro ne parla è un modo malsano. E vi faccio un esempio che proprio, cioè, per fortuna che io non uso social media, perché mi è passato quella volta lì, cioè se mi dovessi sentire così arrabbiato tutto il tempo che guardo social media mi verrebbe un attacco di cuore. Non so per quale motivo del cavolo stavo insomma su Instagram, che non uso mai, ma mi è venuto fuori uno di quei reels su le 5 donne di colore più pagate le 5 attrici di colore più pagate in Hollywood, e io sono rimasto, cioè, ripeto, sono rimasto senza parole. Allora ovviamente adesso gli elementi che prendiamo di mira sono il fatto che sono donne, il fatto che sono di colore, non c'entra niente l'LGBTQ+, ma spero di ricordarmi di tornarci, perché anche su quello ne ho da dire di cose. Io sono rimasto proprio allibito dal fatto che secondo me un video di questo tipo crea divisione. Perché la mia domanda è ma che cavolo me ne frega che sono di colore? Ma non voglio dire che, cioè, come razza cioè, non dovrebbero esistere donne di colore, che sia ben chiaro, ma perché tu cioè tu facendomi questo video stai portando alla mia attenzione il fatto che sono diverse da me, perché intanto sono donne e poi sono anche di colore, ma non è, cioè, va benissimo celebrare la diversità in modo costruttivo, ma per me questo è negativo, perché il fatto che appunto tu mi fai un video dove parli di 5 donne di colore più pagate di Hollywood, e perché? Perché non capisco il senso. In una società in cui stiamo cercando appunto di fare in modo che tutti siano uguali, uomini di qualsiasi colore uomini e donne, tutte le razze uguali, tutte le religioni uguali, in una società in cui stiamo cercando di appunto di vedere le uguaglianze e oltrepassare le differenze, o comunque appunto di vederle positivamente e non negativamente, che senso ha un video sulle 5 donne di colore più pagate? Allora, se lo vuoi fare, cioè un video così senza nessun altro contesto, secondo me dovrebbe essere bannato, perché appunto crea divisione subliminale. Cioè ovviamente, cioè, non è che sta dicendo delle cose negative su queste donne, assolutamente, cioè non è neanche un video sulle 5 donne di colore, le 5 criminali di colore più famose di Hollywood, no, cioè, fanno una cosa positiva, sono attrici e va bene, ma appunto ripeto, un video così e basta, per me è negativissimo a livello subliminale. Se tu vuoi farmi notare che magari c'è una disparità di pagamento verso le donne di colore, lo posso capire, ma mi fai un video diverso, cioè mi fai un video, nello stesso video mi fai vedere le 5 donne, se ce l'hai con le donne ovviamente bianche, mi fa le 5 donne bianche più pagate di Hollywood e
sì che mi fai notare qualcosa di negativo, ma in modo positivo, cioè mi fai riflettere. Ma me- a parte che nessuno farebbe mai un video sulle 5 donne bianche più pagate di Hollywood. E anche questo è discriminazione secondo me, perché ovviamente, cioè, adesso essere bianco, uomo, cisgender, etero è praticamente, cioè, è la ricetta perfetta per essere distrutto. Eh, a meno se sei donna qualcosa già un po' te la cavi, perché sei un po' diversa dal maschio, almeno lì. Ma nessuno, però il fatto che appunto si cerca di celebrare sempre altre razze, ma viene sempre presa di mira la razza bianca. Io sono contrario, ma non perché sono bianco io, ma perché se dobbiamo trattarci tutti uguali, trattiamoci tutti uguali. Ma va bene. Oppure, se questo video è fatto per far vedere la disparità tra le paghe degli uomini e quelle delle donne, va benissimo, ma fammi vedere quanto vengono pagati gli uomini e quanto vengono pagate le donne, e poi io mi faccio una mia opinione. Oppure, se vuoi essere ancora meno leading, cioè, ovviamente se tu mi dici le 5 donne più pagate di bianche e le 5 donne più pagate nere, ovviamente lì mi costringe, cioè vuoi che io trovi le discrepanze, le differenze, quindi vuoi creare, diciamo, una divisione, magari appunto per scopi positivi, però insomma la divisione la vuoi creare. Ma se vuoi essere ancora più, secondo me ancora una cosa ancora più intelligente sarebbe fare, mi fai le 5 donne più pagate in Hollywood. Se poi vedo che tutte e 5 sono bianche, magari dopo, però, e non mi dici però nient'altro, se però vedo che tutte e 5 sono bianche, magari lì mi viene da dire, ah, non è che magari c'è un po' di discriminazione verso quelle di colore, cioè è possibile che solo le donne bianche sono le più pagate. Quindi anche quello lì la trovo una cosa più positiva, quindi senza parlare di razza. Oppure mi vuoi far pensare al fatto che gli uomini vengono più pagati delle donne, anche fare la distinzione uomo-donna crea divisione secondo me, a farla troppo. Quindi vuoi farmi notare un qualcosa ma in modo scientifico e asettico, fai le 5 persone più pagate di Hollywood, dato che adesso appunto stiamo cercando di vivere, di creare una società in cui siamo tutti individui e persone e non maschi, femmine, gay, etero, bianchi, neri. Mi fai il video di queste 5 persone. Se poi vedo che tutte queste 5 sono uomini, ma che dopo sta a me dire, ah, non è che magari c'è un po' di discriminazione verso le donne, è possibile che nessuna donna rientri in queste 5. La stessa cosa con le razze, con le religioni, insomma, fate voi. Ma questo fatto di, appunto, questo video inutile, ma appunto anche se l'avessero fatto di 5 donne le 5 donne bianche più pagate di Hollywood, ma che senso ha? I 5 uomini neri più pagati di Hollywood, chi se ne frega, che senso ha? Non capisco. Quindi spero di essermi spiegato. E adesso passiamo alla comunità LGBTQ+, perché di sicuro non mi è capitato tra le mani per fortuna, ma di sicuro ci sarà anche il video delle 5 persone LGBTQ+ più pagate. Ma che senso ha? Che senso ha? Appunto, vuoi farmi vedere che Hollywood odia già LGBTQ+, tra quei 3 tu mi fai le 5 persone più pagate, e se vedo che sono tutti etero dico, ma cavolo, è possibile che non ci sia neanche una LGBTQ+, sta a me. Ma anche tutto questo, cioè, mi sembra assurdo dire queste cose da persona che è parte della comunità, ma anche questo supporto, cioè ogni volta che una persona famosa dice che appunto è parte della comunità
festa nazionale, oddio anche lui è dei nostri, oddio anche lei è dei nostri, ma chi se ne frega, ma non perché non me, cioè, non per, cioè ben venga, e mi fa piacere che si sentano a proprio agio abbastanza, non so come si dica, di poterlo dire apertamente, perché capisco che insomma purtroppo insomma non è sempre facile venire noi diciamo to come out of the closet, to come out, va benissimo, ma basta fare girare tutto sul fatto che questa gente è LGBTQ+, chi se ne frega, non dobbiamo essere tutti persone, quindi smettiamola di, cioè, quello che io non sopporto è il fatto che adesso l'identità, soprattutto adesso col fatto che ormai la razza, cioè, è un argomento un po' vecchio, diciamo, nonostante appunto ci sia ancora del lavoro da fare, mi raccomando, non misinterpretate quello che sto dicendo, non provate a insinuare che sto dicendo che questi problemi non esistono. Ma adesso appunto la cosa più fashionable e trendy è parlare di LGBTQ+. Io non sopporto il fatto che adesso queste, dico personaggi famosi perché ovviamente sono più loro quelli sotto l'occhio di tutti, vengono adesso, cioè la loro identità si identifica con l'essere LGBTQ+. No, la loro identità dovrebbe essere il fatto che sono individui e dovrebbe essere, cioè se stiamo parlando di attori dovremmo giudicarli sulla loro abilità di recitare e nient'altro, cioè che poi sì, cioè se loro lo dicono appunto di essere parte della comunità va benissimo celebrarlo, ma per dire ad esempio, cioè come ispirazione magari posso capire che cioè al ragazzino di paese come me, tipo, vedere che uno dei suoi idoli è gay, lo dice apertamente, magari lo può spronare a oh, come on, to come out. Ma adesso, soprattutto adesso, mi sa che c'è stato questa cosa Met Gala che non ho mai capito cos'è, ci sono tutte queste persone, cioè tutti questi personaggi famosi vestiti da clowns ma insomma ogni volta che ci sono anche Oscars e queste cose ci sono articoli che dicono sì, insomma, gli artisti LGBTQ+ hanno strabiliato tutti, hanno battuto tutti con i loro look, ma chi se ne frega, cioè se c'è un attore o un'attrice che ha questo vestito bellissimo va benissimo, diciamolo, parliamo dello stilista, facciamo i complimenti allo stilista, chi se ne frega se questo attore è gay o questa attrice è lesbica, ma perché devi dirlo? Perché devi dirlo? E secondo me appunto menzionare tutte queste cose quando è inutile crea a livello subliminale tantissima divisione, e lo so che ovviamente molti di quelli della comunità LGBTQ+ saranno molto contro di me su questa cosa, ma ne sono convintissimo, perché appunto stiamo portando l'attenzione verso un qual stiamo subliminalmente e indirettamente stiamo comunque dicendo al cervello delle persone che è un qualcosa di cui dobbiamo ancora essere non allerta, ma cioè, a cui dobbiamo ancora pensare, cioè stiamo lottando per vivere una società in cui quando vedo una donna di colore lesbica non la vedo come una donna di colore lesbica, ma la vedo come un individuo che ha diritto di essere pagata tanto quanto tutti gli altri, ha il diritto di avere tutti i diritti degli altri, ha il diritto di, insomma, di fare tutto quello che fanno gli altri. Ma se tu continui a sottolinearmi che è una donna di colore lesbica e l'altra cosa che no, sì, ecco, cioè, indirettamente mi fai ancora pensare al fatto che, cioè, se c'è bisogno di dire che è una donna nera, se c'è ancora bisogno di dire che è LGBTQ+, vuol dire che c'è ancora un problema. E ripeto, lo so che il problema c'è ancora,
noi adesso è gay. No, assolutamente no. Ovviamente dobbiamo fare delle battaglie per fare sì che non sia più illegale essere gay, ma continuare a dire a tutti, a tutto il mondo che questa gente è gay, e magari in questo paese non è neanche possibile vedere questi programmi proprio perché vengono bannati. Quindi di cosa stiamo parlando? Di niente. E non è, cioè, è insopportabile vedere questa cosa che appunto viene exploited, cioè secondo me viene sfruttata appunto dai giornali per far soldi, e perché poi la gente abbocca alla storia. E per me sì, sono completamente d'accordo con Morgan Freeman quando dice che il motivo migliore, più efficace per eliminare l'idea del razzismo è il non fare domande che insinuano la differenza tra persone, la diversità tra le persone. Ovviamente, certo, in America c'è spesso questo problema che appunto insomma anche la polizia magari spara di più agli uomini, alle persone di colore. Quindi non sto dicendo che non ci sia un problema, ma parliamone in quel contesto lì e andiamo a vedere il perché. Chiedere a Morgan Freeman, che è un attore, cosa ne pensa di come vengono trattate le persone di colore a Hollywood. Basta, basta, ormai le abbiamo sentite tutte, non so, cioè nessuno ha niente di nuovo da dire. Quindi sì, continuiamo a parlare, ma nei contesti giusti. Ecco, è quello che volevo dire. Adesso penso di aver detto tutto quello che volevo dire. Chissà quanti commenti di odio riceverò, ma mandatemeli pure perché fa bene per il mio engagement. E quindi, se non mi avete bloccato, ci vediamo la prossima settimana. E mi raccomando, davvero fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto se siete nel parte di qualcosa che viene considerato diverso, quindi non per forza LGBTQ+, o appunto altre razze, altre religioni. Fatemi sapere. Anzi no, dico un'ultima cosa che proprio questa mi distruggerà. Una cosa che mi ha dato molto molto fastidio è stata, non so se avete mai visto Sex Education, che è una serie inglese. Ovviamente ci sono tutti i tipi di sfaccettatori di LGBTQ+, che va bene appunto, cioè la serie è basata su questo, quindi va bene, anche se un'altra cosa che non sopporto è fare queste serie che adesso fa di modo in cui tutti, cioè non c'è un etero, cioè tutti un qualcosa di un po' insomma diverso dall'etero lo vogliono. Non è realistico. Cioè è vero che sì, adesso ci sono tante persone LGBTQ+ in qualsiasi, cioè non per forza gay, non per forza lesbiche, ci sono trans, non binary, tutte quelle cose, va benissimo, ma scientificamente è impossibile che su un gruppo di 10 non ce ne sia uno etero. Cioè anche quella per me è una cosa un po' allucinante, che nessuno, cioè un uomo e una donna adesso non si possono più piacere, non esiste più. Ma vabbè, una cosa che mi ha fatto molta rabbia è il fatto che il protagonista è il protagonista principale è bianco e il suo amico è vabbè, gay, ma è nero. Sono cresciuti insieme cioè sin da piccoli, quindi ovviamente non percepiscono, cioè non si vedono come diversi, ed è una cosa bellissima, e questo è quello che dovrebbe succedere. E non mi ricordo per quale motivo, non mi ricordo cosa è successo, ma insomma succede un qualcosa per cui quello di colore appunto se la prende un po' del fatto che l'amico bianco non tenga in considerazione il fatto che lui è nero, e quello bianco gli dice: ma guarda, cioè, per me tu sei il mio amico,
sei, cioè quando penso a te non penso al mio amico di colore, penso al mio amico, quindi per me tu non sei nero, diciamo. E lui invece dice no, ma invece io lo sono. Quindi questa è una cosa che devi tenere in considerazione, e questa è una cosa che a me non è, ripeto, non mi ricordo bene quale sia stato l'episodio, ma anche questa a me è una cosa che non è piaciuta, perché appunto col fatto che viviamo in una società in cui cerchiamo appunto di essere tutti considerati uguali come esseri umani, con le nostre diversità, ma tutti esseri umani uguali. Cioè, quindi quelli di colore vogliono che noi bianchi li trattiamo come pari, noi LGBTQ+ vogliamo essere trattati come pari dagli etero. Quindi vogliamo che ci vedano come pari, finché però non ci fa comodo essere diversi, no. E questa è una cosa che non mi piace, quindi o vogliamo tutti essere uguali sempre, o non è che possiamo scegliere quando mi fa comodo essere gay, e quando mi fa comodo che venga notato che sono gay, o quando mi fa comodo che venga notato che sono di colore. No, allora o lotti per una cosa o lotti per l'uguaglianza. Quindi vuoi, diciamo, abbassare i privilegi di quello che viene considerato normale, cioè bianco, in questo caso parlando di razza, quindi vuoi farci notare che anche essere nero è uguale, è normale, quindi siamo tutti allo stesso livello. Ma allora non è che puoi avere privilegi solo quando ti pare a te. Stessa cosa con LGBTQ+, quindi cioè noi lottiamo per il fatto di essere, perché vogliamo essere trattati come uguali, quindi vogliamo portare la disparità di diritti a zero. Ma dopo non è che posso dire no, allora, cioè devi darmi un occhio di riguardo perché sono gay. No, allora o sei sempre gay